Questa è la posizione in cui possono essere codificati con una sola chiave. Queste sono le tre lamelle inferiori che andremo a sostituire e queste sono le tre lamelle superiori che andremo a sostituire. Lamella numero 2, semplicemente perché poi vado per esclusione. Prendo l'occasione al balzo della presentazione di pochi giorni fa da parte di Lone Rider delle nuove borse laterali in alluminio Moto Panners. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Tempo fa, se vi ricordate, ho presentato sul canale i due motocase di Lone Rider, motocase da 57 litri e motocase da 42 litri. In quell'occasione dissi che i blocchetti, le chiusure, le serrature dei bauletti potevano essere tranquillamente codificate con una chiave sola. Per il bauletto vi verrà fornito un cilindretto con due chiavi e per il motocase vi verrà fornito un altro cilindretto con altre due chiavi. La figata è che tutte e quattro le chiavi aprono i medesimi cilindri, quindi nonostante sono coppie di due, su tutte le chiavi troverete lo stesso codice. Questo non deve allarmarvi perché il codice è univoco e l'avete soltanto voi. Con una chiave praticamente potrete aprire sia la piastra che il baule. Inoltre vi verranno fornite molle e lamelle che vi consentiranno, se lo vorrete, di codificare i cilindri con la chiave BMW. Codificarlo è molto semplice, io non l'ho codificato e adesso tra qualche secondo vi spiegherò il perché. Tornando per un secondo al discorso che facevamo poco fa sulle serrature, vi dicevo, vi arrivano due cilindri e quattro chiavi. Le quattro chiavi aprono indistintamente i due cilindri, quindi io addosso ho una sola chiave, che è questa qui. Ho la chiave del motocase e le due chiavi delle motobags. Le ho qui dentro in maniera che quando devo aprire, apro, prendo e faccio quello che devo fare. Eventualmente il blocchetto può essere codificato e nel kit, come vi ho fatto vedere, ci sono anche le lamelle e le mollette per codificare la chiave BMW. Io ho scelto di non codificarle perché, avendo la comodità del keyless, che è molto comodo averlo sempre in tasca, voglio evitare di stare ogni volta a prendere le chiavi dalle tasche. Quindi una volta che parto so che la chiave ce l'ho addosso e non la tocco più fin quando rientro a casa. Se devo aprire le borse, piuttosto prendo la chiave e la apro. Questa è stata la mia scelta, ma volendo si può codificare. Parto da qui perché specificai che i blocchetti delle chiusure dei bauli, come anche quello della piastra che tiene ancorati i bauli alla moto, possono essere codificati con una sola chiave. E così ho fatto, tant'è che io con questa chiave qui apro indistintamente la piastra del baule, il motocase da 57 litri e il motocase da 42 litri. Adesso perché sono qui? Sono qui perché in tanti mi avete scritto: ci spieghi come fai a codificare con una sola chiave i vari blocchetti? E adesso ve lo spiego. Prendo l'occasione al balzo della presentazione di pochi giorni fa da parte di Lone Rider delle nuove borse laterali in alluminio Moto Panners. Le borse laterali della Lone Rider hanno tre blocchetti di chiusure per lato, due per il coperchio e uno per il bloccaggio delle borse direttamente sul telaio BMW piuttosto che del motorack di Lone Rider. Qui dentro c'è una delle 6 serrature che vanno a formare il set delle nuove borse Lone Rider. Io con questa stessa chiave voglio codificare anche le 6 serrature e quindi ne approfitto per rispondere, come vi dicevo, ai tanti di voi che mi hanno scritto su come è possibile procedere nel codificare con la medesima chiave diversi blocchetti di chiusura. Adesso vedremo passo passo tutti i passaggi. Quello di cui abbiamo bisogno sono cilindro, mollette e lamelle. Adesso vi spiegherò tutti i passaggi. Non è un'operazione da marziano, non è un'operazione da scienziato, ma è sicuramente un'operazione che richiede tranquillità, tempo e precisione e un po' di pazienza. Adesso però non perdiamoci in chiacchiere e vi mostro tutti i passaggi. Allora, come vi dicevo, non è un'operazione da marziano, non è un'operazione da scienziato, ma sicuramente è un'operazione che richiede particolare attenzione. Iniziamo a vedere i vari componenti. Allora, questa è la chiave con cui io voglio codificare anche quest'altro cilindretto. Ovviamente questo cilindro qui ha la sua coppia di chiavi che lo aprono. Adesso vi farò vedere. Da una parte ci sono 4 slot e da una parte ci sono 3 slot. Questa qui è la linguetta che andrà a bloccare il cilindro una volta che lo inseriamo all'interno della predisposizione. È una cosa dove dovete fare particolare attenzione. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! È la rimozione della chiave. Una volta che voi rimuoverete la chiave,
sappiate che tutte le mollette cadranno fuori. All'inizio non sarà un nostro problema, perché come vi dicevo noi dobbiamo codificarle, quindi noi toglieremo la chiave e faremo cadere le mollette, che poi alcune mollette magari le riutilizziamo e non utilizziamo queste imballate, mentre ci occorreranno sicuramente le lamelle, ma adesso andiamo per ordine. Qui mi sono fatto uno schema di quella che è la forma della chiave. Questo qui è il dentino che va ad ancorare il lucchetto alla predisposizione. Qui questa è la chiave, queste sono le 3 lamelle inferiori che andremo a sostituire e queste sono le 3 lamelle superiori che andremo a sostituire. Per comodità ho scritto up e down e adesso vi spiego il perché. Perché come vi dicevo, siccome ci sono 6 cilindretti da codificare, siccome la codifica della chiave è sempre la medesima, io a questo punto mi basterà codificare un primo cilindro, andare poi a inserire il cilindro all'interno della predisposizione della borsa. Se la borsa si aprirà, come mi auguro, vorrà dire che gli altri 5 cilindri che dovrò codificare non mi servirà ad andare a tentoni come faremo adesso, ma potrò andare a colpo sicuro e sostituire appunto le vecchie lamelle con le nuove lamelle. Una volta che vi spiegherò vi sarà tutto più chiaro. Allora, prima cosa da fare è sicuramente rimuovere la chiave. Una volta che voi rimuoverete la chiave dal cilindro, vedrete che le lamelle cadranno tutte quante. Eccole qui, 1, 2 e 3, ed ecco le tre ed ecco qui le 3 mollette che sono già saltate fuori e già stanno correndo per tutto il tavolo, motivo per cui io mi ero armato anche di questo panno in microfibra che poi utilizzeremo, in maniera da evitare da rincorrere le diverse lamelle, le diverse mollette. Allora, accertatevi che all'interno non ci sia più nulla, che il cilindro è completamente vuoto. Adesso le lamelle che ho tolto le metterò da una parte, le metterò di qua metterò le lamelle vecchie, le mollette sono 6, eccole qui, mi potranno essere sicuramente utili, le recupero e le metto tutte quante qui sopra al panno che appunto mi ero preso di microfibra, che appunto evito che possano correre a destra e a manca. Qui ho le 6 mollette, le lascio lì, le lamelle vecchie le tolgo e le metto dentro questo bustino qui. Queste sono altre mollette di scorta che possono esserci utili. Adesso questa qui è la sacchetta delle nuove lamelle che, come vedrete, sono tutte quante con un numero. Adesso intanto mi armo anche gli occhiali perché i numeri sono particolarmente piccoli. Ogni lamella è contrassegnata da un numero. Tutte le lamelle le separerò in base al numero: 3, lamella 3, lamella 2, lamella 3, lamella 1, lamella 2. Sono 4 per ogni numero. 2. Ecco qui, quindi abbiamo 4, 3, 4, 1 e 4, 2. Ok? Boom, ci siamo. Che cosa farò? Innanzitutto partirò dalle 2. Potete partire come vi pare, ma io parto dalle 2. Allora, questa è la posizione in cui deve ancorarsi la lamella con la molletta. Quindi le mollette le metto dentro le predisposizioni. La molletta la metto qui, 1, 2 e 3. Sto riutilizzando le mollette che avevo tolto, tanto sono buone. Metterò all'interno degli slot la lamella numero 2, semplicemente perché poi vado per esclusione per vedere quali sono quelle altre utili. Quindi 2 e 3. Ok, ho riempito tutti e 3 gli slot superiori. Ok, adesso prendo la chiave che voglio codificare, in questo caso prendo questa, e la inserisco dentro. Una volta che inserisco dentro, praticamente tutte le lamelle devono essere a filo con il cilindro, sia sopra e sia sotto. Qui vedo che questa è da sostituire con una più corta, come anche da sostituire la prima che è troppo lunga qui sopra. Quindi, mettendo il dito sopra, vado semplicemente a togliere una 2. Proviamo con la 3, ok, vediamo come va e poi cambiamo l'altra. Ok, no, non ci siamo, quindi tolgo la 3. Opla, vedete come saltano via come nulla fosse, saltate via anche la molletta, eccola qua. La 3 la mettiamo qui, proviamo con la 1. Quindi vado per esclusione, di qua in fondo andrà una 3, quindi tolgo la 1 da qui e metto una 3 e vediamo come va. La chiave è sempre lei,
Perfetto, vedete? È completamente piatta sopra ed è completamente piatta sotto. Nel frattempo i più attenti avranno notato che cosa? Che io mi ero fatto uno schemino qui della chiave, perché adesso andrò a indicare le varie lamelle che ho utilizzato, quindi 1, 2 e 3, in maniera che gli altri 5 cilindri che andrò a codificare non dovrò fare nessun tipo di tentativo. Quindi 1, 2, 3 nella parte up, nella parte di sopra. Quindi nella parte di sopra io devo mettere 1, 2, 3. Adesso andiamo a vedere nella parte di sotto. A questo punto la parte up l'abbiamo fatta. Abbiamo indicato qui sul foglio le lamelle che ci occorreranno per le prossime codifiche. Adesso non resta che fare la parte di sotto. La parte di sotto è sufficiente tenere premuto il dito e fare la stessa operazione nella parte di sotto. Però, visto che sto facendo il video e visto che potrei distrarmi e far saltare tutte le lamelle, che cosa ho fatto? Mi sono armato di scotch, metterò banalmente dello scotch qui sopra, in maniera che mi aiuta a tenere fermo le lamelle, tolgo la chiave e inizio a lavorare con le lamelle della parte down. Quindi mettiamo le mollette 1, 2 e 3. Come vedete c'è uno slot che avanza, questo qui, il quarto. Il quarto, anche se lo lasciate vuoto, fa nulla, è la stessa cosa. Quindi a questo punto andiamo di nuovo a tentoni. Metto le lamelle numero 2 dentro gli appositi slot, sempre le lamelle nel senso che vi ho fatto vedere all'inizio, che questo dente qui praticamente deve andare ad ancorarsi con la molletta. A questo punto ho messo tutte le lamelle numero 2, prenderò la chiave da codificare, inserirò dentro la chiave e andrò a vedere. Vedete, qui è perfetto. Qui nella parte sovrastante le lamelle numero 2 sono semplicemente perfette. Togliamo lo scotch e andiamo a vedere nella parte di sotto. Nella parte di sotto c'è da dire che la prima lamella sporge un po' troppo, vedete? Questa lamella qui non mi piace, sporge un po' troppo, quindi la prima, le altre due le lascio 2. Qui sul foglio posso andare ad indicare che questa è 2 e questa è 2. Nella prima andiamo a vedere se occorre mettere una 3 o una 1. Quindi a questo punto rimetto lo scotch in maniera che evito sorprese e vado a togliere la lamella che mi interessa sostituire, ovvero la prima. Quindi sempre badando a non far saltare tutto il cucuzzaro, prendo la prima lamella che è una 2, metto qui e provo a mettere una 1. Vediamo come va. Prendo la chiave, rinfilo la chiave. Da questo lato direi che è perfetto, da quest'altro però no, perché come vedete è abbondantemente lunga. Quindi togliamo nuovamente la chiave, tiriamo via la lamella numero 3 e mettiamo la lamella numero 1. Sempre con il dente che vado a battere sulla molletta. Prendiamo la chiave, rimettiamo la chiave e direi che adesso ci siamo. Guardate un po', sopra è tutto quanto piatto e sotto pure. Quindi direi che la combinazione per me è questa. Mettiamo una 1 qui, quindi 1, 2, 2 e 1, 2, 3. A questo punto, come vedete, il mio cilindro è completamente piatto, non presenta sporgenze sia da un lato che sia dall'altro. Vedete, è completamente liscio. Adesso non togliamo la chiave, altrimenti le mollette salterebbero a destra e a sinistra. Queste sono le mollette che sono avanzate, che le rimetteremo dentro questa bustina qui. A questo punto l'unica cosa che manca da fare è prendere il cilindro e andarlo ad inserire all'interno della predisposizione delle borse. Se abbiamo fatto tutto correttamente, il cilindro girerà, aprirà e chiuderà correttamente e così abbiamo praticamente codificato l'ennesimo cilindro con la stessa chiave. A questo punto non dovrò fare altro che ripetere l'operazione sugli altri 5 cilindri e avrò tranquillamente codificato tutti i cilindri con la medesima chiave. A questo punto, ragazzi, non resta che fare la prova del 9. Questo è il nostro cilindro con la nostra chiave. Andiamo a aprire la predisposizione della borsa. Il cilindro va a ore 8 più o meno, così spingiamo dentro, eccolo qua, perfetto, il cilindro gira, così è aperto, chiudiamo la borsa, ok, giriamo e voilà, non si apre,
Proviamo a fare mezzo giro, non esce, giriamo tutto, apre, perfetto. Quindi la codifica è alquanto perfetta, la borsa chiude, voilà. Adesso non resta che andare in box e provare questa chiave sulle altre borse, sia sul top case da 57 sia su quello da 42 e relativa piastra, ma vedrete che aprirà tutto quanto. Ecco la chiave, il moto case da 42 litri, come vedete la serratura è aperta, infilo la chiave, chiudo, il top case è chiuso. Adesso andiamo a vedere quello da 57, moto case da 57 litri, aperto, chiuso, chiave, infilo, moto case chiuso, quindi anche qui funziona perfettamente, ed infine la sua piastra, quindi come vedete chiusura chiusa, chiusura aperta. L'ultimo passaggio sarà semplicemente codificare i restanti 5 cilindri utilizzando le stesse lamelle, o meglio la stessa combinazione di lamelle utilizzate per le altre serrature. Avremo così un'unica chiave per i due motopenners, i due motocase e la piastra. In tanti mi avevate chiesto questo video, spero che vi sia stato utile. Come vedete è un'operazione abbastanza semplice, occorre semplicemente del tempo, della calma, della precisione, non bisogna farsi prendere dalla fretta. Come vedete le lamelle sono piccole, ma le mollette vi garantisco che lo sono ancora di più. Nel caso voi doveste perdere delle mollette non vi allarmate, perché all'interno del kit ci sono delle molle di ricambio. Come avete visto io le mollette che c'erano di scorta non ne ho utilizzato neanche una, ho riutilizzato quelle che erano all'interno del cilindro. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video!